Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui all'editoriale del giovedì, è 13 febbraio del 2025, ci ritroviamo dopo la sconfitta del Milan contro il Feyenoord 1-0 in Champions League, nell'andata di questi spareggi per andare agli ottavi di finale di marzo. Se volete mettere like, grazie, se volete iscrivervi anche. Mi ha particolarmente infastidito la partita di ieri sera, magari si è anche vista nel post partita, ma sta stagione sembra non voler aver mai fine, evidentemente non ne vogliamo uscire, non ne possiamo uscire. Ne parleremo della partita, dei singoli, dell'allenatore, di tutto quello che è accaduto nella partita di ieri sera, che in realtà in parte è un proseguimento di questa stagione, perché purtroppo non è sicuramente un caso isolato la partita di ieri, anzi a volte sono i casi isolati le cose positive di questa stagione, purtroppo. Partiamo da questo. Smarco subito la questione dei singoli. Per una volta inizio da qui. Parto da un presupposto per parlare dei singoli. Costantemente, da purtroppo 1 anno e mezzo a questa parte, assistiamo al triste balletto del post partita, dove 1/2, a volte anche 3, quando siamo in Champions League, giocatori ci vengono a dire dopo una sconfitta: ma è mancata la mentalità, è mancata l'intensità, è mancata l'aggressività", quasi siano spettatori paganti della partita, quasi siano dei commentatori della TV, quasi che siano tifosi che sono stati colti fuori dallo stadio nelle interviste a caldo di qualche TV. Quasi che non siano loro i responsabili di questa mancanza di atteggiamento, di mentalità, di aggressività, eccetera, eccetera. Io dopo 1 anno e mezzo lo trovo abbastanza sconcertante, costantemente trovarsi qui nei post partita a parlare solo e soltanto e sempre di mentalità, anche da parte degli addetti ai lavori, di loro stessi. Poi parliamo anche di altro, ci mancherebbe. Però volevo partire un secondo da qui, perché sembra quasi che 'sti ragazzi non si rendano conto, perché se poi puntualmente ci caschiamo, perché siamo gli stessi di Zagabria, siamo gli stessi del primo tempo, anzi di 85 minuti col Parma, siamo gli stessi delle ultime partite, siamo gli stessi del secondo tempo di come siamo entrati in allegria con la Juventus. Per parlare delle ultimissime, perché questo problema è lungo, ma anche le ultimissime hanno avuto questo tipo di problema. Eppure non se ne viene a capo, e anche qui parlo molto per me. Io sono arrivato un po' al limite di sentirmi dire sempre le solite cose, e vorrei parlare anche un pochino di quelli che sono i problemi un pochino più profondi, oltre la mentalità, perché non un problema di mentalità, ma di altro, ma è anche un problema di altro, oltre la mentalità, perché c'è di tutto quando il Milan non funziona, e ultimamente non è che stia funzionando tanto meglio, ha fatto qualche risultato in più, a volte preso anche con l'unghia e con i denti, ma non è che è migliorato tanto, e la nostra produzione offensiva l'abbiamo vista, la stiamo vedendo un po' sotto gli occhi di tutti. Ma al di là di questo, partiamo appunto dai singoli. Ci sono delle prestazioni ieri che sono ancora una volta non accettabili per mentalità, intensità, atteggiamento, assolutamente sì. Possiamo fare i nomi, i soliti, tra l'altro, quelli di Rafael Leao, quello di Teo, ma anche se Teo, per me la partita di ieri è stata una brutta partita, ma l'ho visto molto peggio in altre circostanze dal punto di vista della mentalità.
Ma comunque, vogliamo dire anche questo, ce lo mettiamo. C'è stato un problema di mentalità in Jimenez che ha subito pesantemente il tornare al Feyenoord 3 settimane dopo che l'aveva lasciato. È un problema di mentalità per tanti altri. Poi in realtà c'è anche il resto, perché bisogna parlare anche del resto. Perché se in una squadra ci soffermiamo a parlare e pensiamo che i problemi possano essere soltanto uno o due, per me sbagliamo, ma non perché sbagliamo l'analisi, ma perché sbagliamo nel provare a risolvere la situazione. E mi spiego anche meglio. Io non sto dicendo di non dar la colpa a chi di mentalità sbaglia, assolutamente no. Oltre a fare questo mestiere, siamo anche tifosi da anni e ovviamente a tutti noi girano le scatole se qualcuno non corre e non dà il tutto quello che può dare. Assolutamente sì. Quindi non la sto, diciamo così, cancellando o anteponendo. No, assolutamente no. Io sto dicendo che oltre a questo c'è anche altro, perché se andiamo a vedere anche tanti altri giocatori per i quali magari non possiamo muovere la critica del mi impegno o non mi impegno, do tutto o non do tutto, stanno calando di rendimento in maniera preoccupante e stanno facendo prestazioni su prestazioni che non sono all'altezza della loro magari anche prima parte di stagione. Mi riferisco a Christian Pulisic, che sta andando sempre più incalando e sembra sempre avermi meno minuti a disposizione per essere di qualità buona, neanche ottima, buona, perché lo abbiamo visto nelle ultime partite, o subentra o quando entra dal primo minuto a un certo punto esce perché fa fatica, è stanco. L'abbiamo visto anche ieri, costantemente a rincorrere per poter forse riuscire a dare una mano a Walker. Ce la fa, perché dal punto di vista dell'impegno non gli si può muovere mezza critica. Ma alla fine, stringi, cosa abbiamo ricavato? Delle belle rincorse, del grande impegno, ma poi ne pecchiamo in quello che in realtà ci vorrebbe dare, la qualità, così come in Fofana, che poverino ragazzi, è arrivato alla 32, credo, 33 partite da titolare, di cui 30 precedenti consecutive, prima del derby, e anche qui fa delle partite in cui c'è fisicamente, lo si vede, ma non lo si sente più. Non è più quel Fofana dominante di un mese e mezzo fa, di 2 mesi fa. L'avevamo detto, guardate che sta calando, guardate che sta calando, guardate che sta calando. Non è che se lo diciamo allora diventa stanco, anche se... Vabbè, non dico che cos'è sta roba. Però, povero Yusuf, anche lui, è un attore non protagonista ormai, lo vediamo, così come Tijani Reinders. Ogni tanto ancora perché è più qualitativo di Fofana, qualcosa nella partita riesce a esprimerla, perché invece di mettere quantità, lui mettendo più qualità in una partita, ha ancora uno, massimo due lampi a partita, non di più. Ma lo vediamo che fa una fatica tremenda perché è costretto sempre a rincorrere, perché è costretto sempre a uscire sull'esterno, perché è costretto a giocare a due in mezzo al campo con gli altri che magari non tornano, eccetera, eccetera. Così come vediamo lo stesso Kyle Walker, che è un fiore di giocatore, ma se costantemente in debito tattico, cioè puntato costantemente da uno che è bravo a puntarlo, vedi Paixão di Rotterdam, quando magari oltre al giocatore bravo a puntarlo gli si aggiunge anche il terzino che sovrappone, sono umani, non è che possono andare oltre il sovrumano e marcarne due ad altissimo livello, non ce la fanno e quindi inizia a pagare dazio lui. Se iniziamo a contare quanti hanno giocato male ieri, dal portiere che fa un errore tragico, inizia a essere il terzo quarto in stagione. Se prima vi dicevo fino a 1-2 ci sto, alla terza, quarta paperotta, perché questa è una buona papera, in ormai 30-40 partite vuol dire farne di media una ogni 10. È un po' too much. Poi nelle altre è iperdecisivo e ci ha portato un sacco di punti anche quest'anno, per chi non me li dimentico, i miracoli di Mike Maignan anche quest'anno. Però devo dire che ogni tanto quando gli si spegne la luce quest'anno è veramente buio. Però al di là di tutto, giocato male Mike, con l'errore, giocato male Walker, e siamo a 2, giocato male Teo, e siamo a 3, giocato male Fofana, e siamo a 4, giocato parzialmente male Reinders, e siamo a 5, giocato male Pulisic, e siamo a 6, giocato male Rafa, e siamo a 7,
giocato male, non giocato in realtà Jimenez e siamo a 8, giocato parzialmente sufficiente, devo dire, Joao Felix, che se il Milan ha fatto qualcosa dal punto di vista qualitativo, lo ha fatto perché lui si è acceso individualmente cercando la giocata. E i tiri in porta, se vedete, sono praticamente quasi solo suoi. Quel tiro a metà del primo tempo in estirata sul primo palo, il tiro che ha provato a fare a giro a metà del secondo tempo venendo verso il centro del campo. Ha provato a dar lui un po' di luce, ma l'ha fatta da solo, trovando situazioni estemporanee. Quindi ci sono, in una partita dove hanno iniziato in 11, 8 che hanno giocato male, 9 Joao Felix, 10-11 sono i due centrali che si salvano e che hanno fatto una discreta partita, anche se hanno commesso qualche errore entrambi, perché purtroppo quando li si espone i centrali costantemente ai rischi, siccome non abbiamo, e sbaglierebbero anche loro, Nesti e Thiago Silva, ma abbiamo dei giocatori di buon livello, non sicuramente dei fenomeni della difesa come potevano essere Nesti e Thiago, sbagliano per forza se li si espone così tanto. Il Milan è una squadra completamente priva di equilibrio che per 60 minuti ha fatto questo. 4-2-4. So che senza grafici, eccetera, è difficile magari starmi dietro. Però per non parlare sempre solo di sta benedetta mentalità, di cui abbiamo già parlato, premetto, perché non è che non ne abbiamo voluto parlare e non ho voluto parlarne. Lo ripeto, c'è un deficit di mentalità importante in questa squadra, assolutamente. Ma questo non può giustificare che giocano male in 8. Anche giocatori per i quali la mentalità non è un problema. Ma se giochiamo 4, 2, 4, perché non è mai stato 4-4-2 oggi, è stato sempre 4-2-4, per tenere il campo corto ed essere equilibrato, perché ce lo ripete anche il mister 800 volte sta benedetta parola, equilibrio, 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 ma non lo sta riuscendo a trovare, soprattutto quando inizia a sbilanciarsi, perché un conto è l'ultima mezz'ora a Empoli, un conto è iniziare dal primo minuto una partita in Champions League, dove non puoi dare il tutto per tutto, magari come hai fatto col Parma, magari come hai fatto con l'Empoli, magari come hai fatto in altre partite dove magari il punto non ti serve e devi andare all in per vincere le partite perché in campionato devi recuperare. Questa è una partita di Champions con un avversario di Champions che al netto delle assenze, tante, è un allenatore nuovissimo e che era battibile. Perché ragazzi, facciamo sempre salvo alla tara che sono avversari battibili, come era la Dinamo Zagabria di 2 settimane fa, lo è anche il Feyenoord e lo è anche il Feyenoord di settimana prossima, quindi mi tengo una buona percentuale di riuscita del turno, sempre se il Milan decide di fare il Milan e non il Milan B, quello che purtroppo abbiamo visto spesso in stagione. Ma se giochi 4-2-4, anzi, se devi giocare 4-2-4 perché eravamo costretti a giocare 4-2-4 ieri, allora le questioni sono due. O inizi la partita e il Milan il piano gara non l'ha cambiato perché ha preso gol, ha preso anche gol, ma il piano gara del Milan, se andate a vedere anche i primi 3 minuti di partita, prima del gol, fa esattamente quello che poi ha rifatto per tutto il primo tempo e parte anche del secondo. Quindi vuol dire che quello che aveva preparato non è stato cambiato dal gol. Riandatevi a rivedere i 3 minuti se non ci credete, altrimenti se non avete tempo e ci avete voglia di credermi, bene. 4-2-4 vuol dire che se io vado a pressare alto come vuole il mister, anche con 4 attaccanti offensivi, devo arrivare perfetto con i tempi. Quindi se la palla gira dietro, io devo essere a 1,5 metri dall'avversario, così che sono già a contatto. Così che se per caso comunque riesce a scaricare il mio compagno coi tempi giusti, anche lui è a 1,5 metri dall'avversario e nel caso va a chiudere lui. E se non ci arriva lo stesso lui, c'è un terzo sullo scarico ancora che sarà anche lui a 1,5 metri dall'avversario e lui lì ci arriva. Con i tempi giusti, con le distanze giuste, puoi anche permetterti di fare questa pressione alta. Con gli uomini giusti te lo puoi permettere. Il Milan in rosa questi uomini non ce li ha. È come voler guidare
una macchina su un circuito con le gomme da asciutto quando piove. Tu puoi anche farlo, ci mancherebbe altro, ma ti esponi a dei rischi enormi, enormi. Quello che abbiamo visto è una partita col Feyenoord, che poi non ha capitalizzato. Ma quante volte abbiamo rischiato? Un'infinità, perché poi magari loro sbagliano il passaggio, sbagliano l'apertura, o calciano in porta quando non devono, o magari sono poco efficaci, eccetera, eccetera. Allora la questione sono due. Questo modo di giocare che è molto rischioso, o lo sai far bene, oppure evitiamo di farlo. Restiamo 4-2-4 perché dobbiamo farlo, bassi. Come è stato col derby, come è stato in parte con la Roma, ti riabbassi negli ultimi 40 metri, il tuo ultimo uomo, per paradosso, calpesta il dischetto del centrocampo e il resto della compagnia è tutto dietro di lui, recuperi palla lì e poi hai 40 metri per far galoppare Leao, Joao Felix, Jimenez e Pulisic e magari anche un altro che si inserisce di questi. La squadra è molto più compatta, Reinders e Fofana non si devono esporre a 800 km di rincorse, quei davanti che non tornano perché non ce l'hanno nella mente, perché non sono questi giocatori. Io lo so. E allora perché invece Salah lo fa? Perché Salah invece è un campione di altro livello e lo fa. Perché invece, ad esempio, Pulisic lo fa? Perché Pulisic è un campione di alto livello e lo fa. Perché Pulisic invece adesso non lo fa più? Perché non ha più le gambe per farlo. Se in questo momento non lo può più fare lui perché non ha le gambe, un altro perché non ha la testa, uno perché non ne ha voglia, dobbiamo fare di necessità virtù in questo momento. Ci riabbassiamo di 20 metri, che non vuol dire entrare in area di rigore, ci mancherebbe altro, ma non vuol dire neanche andare a pressare il portiere avversario, una via di mezzo, ti fermi sulla linea di centrocampo e poi inizi a far pressione. Perché così come siamo, per quanto mi riguarda, è semplicemente un suicidio. Perché lo stiamo vedendo poi sulle prestazioni dei singoli. Perché ieri, se giocano male in 8, vuol dire che non è un problema di singolo, ma è un problema di squadra. Anzi, è anche un problema di singolo, ma soprattutto un problema di squadra. Questo è quello che penso. Poi se vogliamo ridurre a tutto è devi correre, devi correre, devi correre. E ci sto su questo ragionamento, non lo sto dicendo di no, ma bisogna fare qualcosa di un po' più profondo che semplicemente avere la voglia, la cazzimma, il vincere il duello, eccetera, che ti porta a vincere una volta, ti porta a vincere due, ti porta a vincere al 90° magari di una partita o due partite, ma sul lungo periodo quello che ti fa vincere è altro, non è solo e soltanto il vincere il duello individuale, è avere una squadra messa bene in campo con un pochino più di equilibrio. Detto questo, purtroppo ragazzi siamo ancora sulle montagne russe, non penso che ne scenderemo, vivremo ancora delle belle serate, sono sicurissimo, vivremo ancora queste serate, sono sicurissimo, non se ne uscirà né da un lato né dall'altro, né in bene né in male. La speranza è quella di ritrovare un discreto Milan quantomeno ordinato per la partita di martedì, perché vorrebbe dire uscire da una competizione per colpa nostra, palesemente, perché già non dovevamo esserci oggi qua, già non dovevamo fare queste due partite, già non dovevamo fare il ritorno con l'acqua alla gola, invece abbiamo fatto sia le due partite che il ritorno con l'acqua alla gola. Va bene. Mi fermerei qui, anche perché abbiamo parlato un po' di tutto, sia di campo che di testa. Eh, un invito, tra virgolette, finale. Qua me lo dico un po' tra di noi, siamo un po' tutti tifosi e la vediamo ovviamente tutti in una maniera diversa. Ci scanniamo contro Tizio, contro Caio, chi ce l'ha a morte con Maignan, chi con Leao, chi con Teo e chi con Fofana, chi con Reinders e chi con Jimenez, e chi con quello, con quello. Capisco che in questo momento ci sia invece qualche giocatore un pochino più sotto l'occhio del ciclone, assolutamente, perché è da tanto tempo che magari commettono sempre lo stesso identico errore, e son d'accordo su questo, non lo metto in dubbio, ma non è tennis. Questo è uno sport di squadra dove vanno in campo. Io lo so che qualcuno starà pensando, ma se quell'altro corre. Avete ragione, ragazzi.
ma non è tennis, è calcio. Si gioca in 11 più 5, 16. Su un campo di calcio si alternano a volte 32 giocatori in 90 minuti. 32. Non è mai né merito né colpa di uno se una partita va in un modo o in un altro. Ce ne sono 32, 33 con l'arbitro. E abbiamo visto sulla nostra pelle cosa può succedere tra l'altro. Ma in uno sport di squadra dove ce ne sono ben 11 in campo contemporaneamente nello stesso momento, ci può essere l'errore del singolo, Mike Maignan, ci può essere l'errore di mentalità di un giocatore che spegne completamente la luce e non gioca per un'intera partita, perché ad esempio l'atteggiamento di Rafa non è spiegabile, perché non può fare uno contro tutti a un certo punto, assolutamente no, è ingiustificabile. Ma è calcio. Si gioca in 11 e anche se 2 giocano male, se altri 9 giocano bene, con un avversario come il Feyenoord vinci lo stesso. Fai una buona prestazione lo stesso, tiri più in porta di quello che hai tirato, prendi meno imbarcate di quelle che hai preso. In altre partite, tipo col Liverpool, se paghi 2 giocatori, anche se gli altri giocano bene, perdi. Ma in una partita come col Feyenoord ne bastavano 7, 8 di alto livello. Invece sono stati esattamente il contrario. Ce ne sono stati 2, 3 massimo di alto livello, non di più. Il problema è che ce ne sono stati tanti altri e non è quindi solo un problema di uno o dell'altro. È anche un problema di uno, l'altro, l'altro ancora, ma non solo di uno. Siamo arrivati in chiusura di questo editoriale. Ci ritroviamo tra poco alle 9:30 con Chiama Milan. A dopo.